We have on this day one of those very rare occasions when all three persons of the Blessed Trinity are perceived visibly to be in action. The voice of the Father and the expression, the loved one, my Son, and love personified, the dove. There is more going on here than meets the eye. It is a day on which we think of what we are doing with the grace of our relationship with that Blessed Trinity from which we came. There is a radical difference between a soul baptized and one that is not. And that, by the way, is a factor in the choice of baptizing an infant or not. Sanctifying grace orientates well the angelic soul of a child, especially when that child is well formed by caring parents. Original sin is a jarring note in creation, and we are in bondage to it by nature. That bondage is broken by these holy waters. But how easy it is to fall back into bondage. The day before yesterday, I was anointing a young lassie in a hospital in Dublin, and she was saying how there was another young girl opposite who was on heroin, it seemed. She disappeared from the hospital to get another dose. She created huge havoc and eventually had to be expelled. But that is an example of what bondage can be. An addict lives for the next dose, or as they call it, fix. But what is our fix? If we're honest, we're in bondage a lot of the time. A lot of it now is subtle, but no less real. A holy bondage in our time is officially good use of internet. People have to know all the latest news about the church, but what's going on? They're in bondage. Time is swallowed up, and so is their interior life. Old Nick is very clever. I will not be in bondage here on earth. My heart will be free, my mind will be free. I am in a state of sanctifying grace through the sacramental system of which baptism is the passport and entry ticket. Alas, we do not realize what we are. St. Peter talks about a veritable being made participants of the divine nature. In the East, that is taken seriously. It was shown to one or two saints, like Teresa of Avila, the great beauty of a soul in a state of grace. It is inhabited, it is all light. What place is there for bondage? The temple of the Blessed Trinity itself. Abbiamo in questo Vangelo una vera teofania, il Padre che parla e chiama il Figlio
l'amato, il diletto, e poi si vede anche l'amore personificato, la colomba, lo Spirito Santo. Questa festa è un richiamo. Cosa sto facendo con la vita divina che ho in me? C'è una differenza fondamentale tra l'anima battezzata e quella che non lo è. Per questo non è indifferente la scelta del battesimo, dell'infanzia stessa, perché l'anima battezzata è liberata, inabitata, orientata, spinta, e quando va ben educata va anche verso una vita del tutto diversa di quella naturale. Si vede nei bimbi battezzati, ben formati, che c'è una vita angelica presente per un bel po' di tempo, sono aperti. Però dopo un certo tempo l'anima umana risceglie la schiavitù. La schiavitù ormai è sottile, prende spesso anche nelle anime pie forme nuove, tipo schiavitù alle ultime notizie sull'internet, ore e ore. Invece si perde l'appuntamento con la persona che ci inabita, che è presente in noi. Santa Teresa di Avila ha visto la bellezza di un'anima in stato di grazia. Chiediamo questa grazia oggi di prendere sul serio la partecipazione alla natura divina di cui parla San Pietro. Siamo veramente tempi, non c'è spazio per grandi rumori, grande impurità, grandi discussioni, in una parola, per l'assenza della pace trinitaria. Vogliamo essere liberi, anime che possano volare. Santo, Santo, Santo è Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e la potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce, la tua risurrezione. Salvaci, o Salvador.